Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo ancora una volta all'interno della nuova generazione di Dacia Sandero, la Stepway 2021, più precisamente la terza generazione. Qui in alto nelle schede, penso abbiate già visto, e se non l'avete ancora fatto alla fine di questo video non perdetevelo, abbiamo fatto appunto con gli amici del gruppo Marino un bel test drive completo su e fuori strada a bordo proprio della nuova Dacia Sandero Stepway, ma oggi, come di consueto, andremo a scoprire la sua tecnologia di bordo, tutti i vari display e le caratteristiche di cui è dotata la nuova Sandero. Bene, questo è il display dell'infotainment MediaNav spento. Come penso sappiate, se non lo sapete ve lo dico adesso, la nuova Dacia Sandero in configurazione Streetway Stepway ha tre diverse configurazioni dell'infotainment. Abbiamo il sistema di integrazione dello smartphone, che quindi non permette la disponibilità di uno schermo centrale, quanto piuttosto di uno sportellino sul quale si può andare a riporre il proprio smartphone e utilizzarlo come se fosse un vero e proprio infotainment. Alla fine, se vogliamo, integrando gli smartphone con Apple CarPlay e Android Auto, i grandi display proprietari delle vetture diventano un'integrazione vera e propria, un'estensione del telefono. Ma abbiamo anche altre due tipologie, con un tablet full touchscreen al centro della vettura, Media Display e MediaNav. Qual è la differenza? Beh, lo schermo è sempre il solito, grande cornice nera con pulsanti a sfioramento sul lato sinistro. Abbiamo anche tutte quante le funzionalità inserite nella diagonale da 8 pollici, in più il MediaNav ha la cartografia e due speaker in più all'interno della vettura per l'impianto audio. Ma adesso scopriamo appunto in generale la configurazione più completa, che per fortuna è questa, quindi vi possiamo mostrare tutto all'interno del MediaNav. Iniziando dai pulsanti, abbiamo 5 funzionalità a sfioramento per accendere o spegnere lo schermo, più e meno per il volume, l'home button, quindi per tornare alla home page, e anche il pulsante diretto alle impostazioni del veicolo. Nella finestra, diciamo, di standby, che è azzurra, il tipico colore della casa madre, quindi di Dacia, abbiamo una colonna sulla destra che ci mostra orario, temperatura esterna, data. Ma accendiamo lo schermo. L'avevo lasciato già nella sua configurazione, se vogliamo, del navigatore. Abbiamo una diversa funzionalità e una diversa soprattutto estetica rispetto allo schermo spento, nel senso che nella home page, ci siamo già, abbiamo 6 pulsanti principali più la luna per andare un po' in modalità notturna, quindi se stiamo viaggiando e non vogliamo infastidire il sonno, se vogliamo, dei passeggeri, lo schermo rimane spento, semplicemente indica al guidatore la radio su cui si è sintonizzati. Premendo sullo schermo si torna nella modalità full, quindi non in standby. Abbiamo un pulsante in basso che ci dà accesso alle impostazioni e qui in alto nuovamente temperatura esterna e orario. I 6 pulsanti sono i seguenti: radio, multimedia, telefono, impostazioni veicolo, navigatore, integrazione smartphone e appunto sotto il settimo, che è quello delle impostazioni. Mandiamo per ordine. Clicchiamo sulla radio. Finestra molto semplice e anche molto razionalizzata. Nome della radio, radio DJ, tipologia della stazione, in questo caso vari, ma se fosse un qualcosa di politica, di attualità, ci mostrerebbe le informazioni. La riga centrale, in questo caso gialla, perché il colore della radio ci mostra pulsanti per andare alla prima o all'ultima frequenza, di andare avanti o indietro di una frequenza, con al centro proprio la frequenza precisa. Il nome del programma, con in questo caso i conduttori di questo specifico programma di radio DJ. Sotto abbiamo 5 pulsanti, la freccetta per tornare indietro di una pagina dovunque noi ci trovassimo, quindi in questo caso ci dà accesso alla home page, elenco con l'elenco delle stazioni radio, predefiniti quindi con le stazioni che possiamo inserire tra i preferiti. Abbiamo, come vedete, 12 posizioni, ecco, per mettere le nostre preferite. In opzioni abbiamo 2 finestre che ci danno accesso all'attivazione o meno di tutte quante le impostazioni che possiamo scegliere per la sintonizzazione delle stazioni radio, come ad esempio le informazioni per il traffico, l'area in cui ci troviamo, quindi con la sintonizzazione, la ricezione di notiziari ad esempio, e anche aggiungi un elenco. Quindi qui in questo caso stiamo aggiornando le stazioni disponibili, premiamo su annulla magari e quindi ce le mostrerà in questa finestra. Tornando indietro, rimaniamo nella home page della radio, abbiamo questo pulsante in alto che ci permette di aprire un menu a tendina in breve, che ci dà accesso a FM, in questo caso AM, o anche la radio digitale DAB. Torniamo alla home page. In multimedia possiamo connettere un dispositivo. Qui vedete già il mio telefono, ma non è in questo video che vi mostrerò come collegare lo smartphone via Bluetooth, ma nel prossimo. Quindi vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al nostro canale e di cliccare sul campanello per ricevere le notifiche e scoprire in un tutorial più breve, più concreto, quando magari andate di fretta, su come collegare subito il vostro smartphone a questa vettura.
Idem su telefono, abbiamo l'integrazione del telefono tramite Bluetooth, tramite un cavo, come vi mostrerò nel prossimo video, e possiamo aprire appunto l'elenco dei dispositivi Bluetooth precedentemente connessi, cosa che adesso non abbiamo. Impostazioni veicolo, 3 finestre di impostazioni, quelle per quanto riguarda gli ADAS a disposizione su questa vettura che possiamo disattivare sono la frenata attiva e il punto cieco. Il punto cieco sarebbe il sensore dell'angolo cieco, altresì definito blind spot, con una spia negli specchietti retrovisori che ci avvisa del sopraggiungere di altre vetture dietro di noi. Impostazioni di accesso, ci dà appunto accesso all'attivazione o meno del blocco automatico delle portiere in marcia, delle funzioni per il tasto viva voce, lo sblocco all'avvicinamento, quindi il keyless, la chiusura all'allontanamento attiva, quindi sblocco e chiusura, la modalità silenziosa on e off. In on praticamente la chiusura della vettura non produce alcun tipo di avviso, e anche il suono della sequenza interna, perché quando abbiamo accesso alla vettura da spenta, l'apriamo ed entriamo a bordo, c'è un suono quasi cinematico che ci accoglie all'interno della nuova Sandero. Assistenza al parcheggio, infine, non è un ADAS di guida, ma da qui possiamo attivare o disattivare la telecamera posteriore per il parcheggio e rilevamento ostacoli, quindi attivare o disattivare singolarmente i sensori anteriori, quelli posteriori, l'avviso sonoro, il tipo di audio, 3 tipologie. Questo è il classico, ma abbiamo 3 tipologie di suono, e anche il volume da 1 praticamente a 10. Abbiamo quindi, come vi ho mostrato, i sensori di parcheggio, e purtroppo in questo sistema infotainment, contrariamente a quello delle auto di Renault, della casa madre Renault, non possiamo modificare risoluzione, contrasto, saturazione e quant'altro proprio dalla retrocamera, quasi come se fosse una reflex, ma diciamo che ci va bene così. Anzi, già che ci sono, vi mostro proprio la retrocamera. Guardate, qui abbiamo i sensori, siamo molto vicini ad un muretto, 3 aree anteriori e 3 posteriori. Con questo pulsante disattiviamo il suono, l'avviso acustico dei sensori, e questa è la retrocamera. Anzi sì, mi ero sbagliato, da questo piccolo pulsante abbiamo effettivamente accesso al controllo, come su tutte le auto del gruppo Renault con questo infotainment, per eliminare le griglie, per attivare o disattivare le griglie dinamiche che cambiano, guardate un po', girando il volante. Con questi 3 slider possiamo tenere sotto controllo la saturazione, la luminosità e il contrasto proprio della risoluzione stessa della nostra retrocamera di parcheggio. Ma torniamo alla finestra, se vogliamo, principale. Ecco, siamo qui, impostazioni veicolo, ve le ho già mostrate. Nel navigatore abbiamo accesso appunto alla cartografia. Possiamo muoverci sfiorando sulla mappa e ci apre questa funzionalità che ci permette di zoomare o allontanarci con la visuale, modificare sull'asse, diciamo, orizzontale la vista, e anche modificare anche l'inclinazione della vista d'uccello, quindi la bird's view, con una vista perfettamente perpendicolare o anche leggermente inclinata. Torniamo indietro con la freccetta. Abbiamo accesso a questo pulsante che da 3D, come lo chiama la vettura, abbiamo una visuale perfettamente in 3D senza poter modificare l'inclinazione della vista. Anche il 2D con il nord fissato in alto, e ancora più e meno per zoomare, la rimozione del volume, quindi degli avvisi acustici del navigatore, magari li lasciamo attivi. E a proposito di questo, tornando a cliccare sulla mappa, abbiamo 2 pulsanti. In opzioni possiamo mostrare i punti di interesse vicino al cursore. Questi sono tutti i punti di interesse in base alle varie categorie di icone che vedremo a breve. Ordina per nome, per distanza, mostra tutti sulla mappa. Inoltre abbiamo le informazioni della nostra posizione, del cursore più che altro, più che della posizione della vettura stessa, indirizzo, latitudine e longitudine. Nelle opzioni possiamo aggiungere a questo punto i preferiti. Inoltre abbiamo il pulsante di aggiungere preferiti, e anche mostra la posizione corrente, perché magari vogliamo dire ad un nostro amico dove effettivamente ci troviamo. Cliccando su OK, se io con il cursore lo vado a spostare in un punto differente, vedete, si aggiorna, clicco su OK e mi calcola appunto il percorso per raggiungere il punto dove sono andato. Mi ha mostrato già la strada da fare con un countdown, la strada, il tempo che ci si impiega, e anche,
scusatemi, e anche i chilometri da percorrere, oltre chiaramente alla direzione. Quindi questa è proprio la visuale del navigatore stesso, con tutti gli spostamenti e le informazioni da tenere sott'occhio, insomma, per la navigazione. Su questo pulsante possiamo eliminare il percorso. Abbiamo una shortcut per la radio, ci rimanda direttamente alla stazione radio, un pulsante per la cronologia delle destinazioni precedentemente raggiunte, un menu della navigazione, che forse è uno degli elementi più interessanti, perché ci dà accesso all'indirizzo, scriviamo con un tastierino il nome del paese, della città, della via, premiamo su OK, ci mostra appunto, già entra praticamente in navigazione trovandoci l'indirizzo che noi cerchiamo, adesso non ne abbiamo cercato uno preciso. I punti di interesse, una ricerca personalizzata in una città per esempio, o anche lungo il percorso che stiamo attraversando, vicino alla posizione corrente della vettura e vicino alla destinazione da raggiungere. Distributori, parcheggi, ristoranti, insomma, in opzioni possiamo sempre metterli in ordine come desideriamo. Abbiamo inoltre la cronologia delle destinazioni precedentemente cercate, opzioni ci permette di ordinarle per data, nome, distanza o eliminarle. Per trova, appunto con trova, scusate, possiamo andare direttamente ad una destinazione. I preferiti, magari casa, lavoro, casa di un amico che raggiungiamo spesso e quindi vogliamo andare direttamente lì. Trova sulla mappa, ci dà accesso appunto alla mappa con anche la posizione corrente del veicolo per ricentrarla per trovare un determinato luogo. In opzioni possiamo anche qui aggiungere un luogo ai preferiti, le informazioni del punto in cui ci troviamo e anche il torna a posizione corrente e anche le coordinate. Possiamo fare una navigazione per coordinate, come vedete molto molto semplice. Andiamo a cancellare e a digitarle con un tastierino anche per nord e sud. In opzione possiamo andare per latitudine o longitudine o per zona geografica. Oltre alle impostazioni per la destinazione abbiamo le impostazioni di percorso, crea percorso. Impostando il punto di partenza si disattiva il ricevitore GPS, facciamo a nulla. Potremo riordinare delle destinazioni. Evita, se vogliamo evitare determinate strade che magari implicano un pedaggio o un qualsiasi altro elemento, magari un traghetto o una zona che in generale vogliamo evitare. In panoramica ci mostra una panoramica di tutto il percorso che dobbiamo compiere, non semplicemente un dettaglio delle zone più vicine a quelle che ci troviamo. Elimina percorso, percorsi alternativi e anche l'itinerario con le varie svolte che dobbiamo compiere. Infine opzioni relative agli avvisi, all'attivazione dell'avviso per l'eccesso di velocità, mostra il limite di velocità e i punti di avviso, i parametri del percorso, se vogliamo pianificare un percorso più veloce, più ecologico, economico o più breve, che non sempre sono la stessa cosa, attivare o disattivare parametri come strade a pedaggio, le autostrade, il pedaggio ad uso, i traghetti, il carpooling e anche le strade non asfaltate. In opzioni possiamo tornare semplicemente alle impostazioni di fabbrica. Tornando indietro abbiamo accesso alle impostazioni della mappa con modalità di visualizzazione 3D, 2D o 2D con il nord fissato, il punto di vista normale, basso o alto, la vista dell'autostrada attivata e gli indicatori di punti di interesse. Queste sono le categorie: acquisti, aeroporto, alloggio, auto, moto, quindi presumo che siano concessionari o comunque parcheggi, azienda, caffè o bar, camion, centro medico, comunità, distributore, finanza, nautica. La quarta pagina ci mostra parcheggi, quindi quella non lo era più che altro per concessionari, ristorante, sport, tempo libero e infine la quinta pagina, trasporti, quindi aeroporti, stazioni e così via. Impostazioni voce, la voce è in italiano, una voce... Buon viaggio, guidi con prudenza. La ringrazio. Italiano donna, sentiamo... Buon viaggio, guidi con prudenza. Anche l'uomo italiano ci dà questa risposta, noi lo lasciamo con la Buon donna, viaggio. classica. Va bene. Il formato delle coordinate, quindi come vedete qui abbiamo 3 formati diversi tra cui scegliere e anche il GPS ci dice proprio la precisione di tutti i satelliti e in generale l'orario proprio del GPS e del rilevamento della nostra vettura. Insomma, molto interessante, una funzionalità che non avevo mai visto su auto di questo gruppo. Tornando indietro abbiamo un'ulteriore pagina dedicata semplicemente all'ultima impostazione della navigazione, che sono proprio l'aggiornamento, quindi con i luoghi, le mappe, la panoramica degli incroci
e anche i punti di avviso. In opzioni possiamo aggiornare e anche chiedere all'autovettura come aggiornare, quindi l'auto ci dà un manuale con un QR code per essere indirizzati ad un sito che ci dà le istruzioni stesse. Qui su questa bandierina a scacchi torniamo appunto sulla pagina principale della navigazione stessa, ma ultima pagina integrazione smartphone, non voglio spoilerarvi nulla, quindi ve lo mostro nel prossimo video. Andiamo alle impostazioni. 4 finestre dedicate proprio alle impostazioni. Il volume in base alla velocità adattato, in questo momento siamo sul 3 fino al livello 5 se vogliamo. Sonorità su on e off. Balance e fader, quindi il bilanciamento della provenienza del suono con le freccette all'interno dell'abitacolo. Con questo pulsante lo centriamo. Il bilanciamento di bassi, medi o alti, e possiamo tornare a 0. Audio, abbiamo il volume della radio, le informazioni del traffico, l'audio della navigazione, il volume delle telefonate, della suoneria e anche dei controlli vocali, dell'assistente vocale insomma. Impostazioni del display sono dedicate alla luminosità su 3 livelli, bassa, media o alta. Per ragioni di video la manterrò alta per voi. La modalità giorno o notte automatica. La modalità giorno è la seguente. La modalità notte semplicemente abbassa leggermente la luminosità per dare un po' meno contrasto, ecco, e non far stancare troppo gli occhi di chi utilizza questo sistema. In dispositivi abbiamo gestione dei dispositivi, opzioni Bluetooth, opzioni Wi-Fi e anche un tutorial su come fare. Quindi insomma ragazzi, praticamente il nostro prossimo video potrebbe essere inutile perché ci pensa l'auto a insegnarci come collegare lo smartphone via Bluetooth. Inoltre in sistema possiamo cambiare la lingua, cosa che io non farò per non perdermi all'interno di questi meandri. Orologio unità di misura, quindi il formato ora 12 o 24 ore, la temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit, l'impostazione dell'ora, automatica o manuale, le impostazioni predefinite per tutto, per lo smartphone, per la navigazione, per gli audio e contenuti multimediali e per le impostazioni del veicolo. La navigazione può essere spenta o riattivata. E infine la versione del sistema ci dà accesso appunto alle informazioni sulla versione di questo software. Guardate un po', c'è il manuale intero, 846 pagine di questo sistema, semplicemente pazzesco, by LG. Insomma, questo era il display. Adesso però in breve vi faccio vedere il piccolo TFT da 3,5 pollici dietro il volante. Questo è il piccolo display da 3,5 pollici digitale che ci dà accesso a varie informazioni del trip. In primis vi mostro i pulsanti sul volante, perché questi sulla sinistra sono dedicati al controllo di cruise e limitatore. Qui invece abbiamo i pulsanti dedicati al controllo vocale, alla pressione su OK se vogliamo confermare un'impostazione. Con questo pulsante, con i quadratini, possiamo modificare la finestra, quindi passare da quello della vettura alle statistiche della percorrenza, diciamo, quindi alle informazioni vere e proprie del trip. Qui abbiamo semplicemente la marcia inserita, la marcia da scalare o ingranare e la velocità in chilometri orari, oltre in alto alla modalità inserita che è quella Eco. Con le freccette andiamo su e giù, possiamo visionare in questa finestra dedicata alla vettura la pressione dei pneumatici, la temperatura dell'acqua e di nuovo tornare al tachimetro digitale. Premiamo ancora una volta su questo pulsante e ci dà accesso alle informazioni del trip. In GPL, in benzina, l'autonomia, la velocità media, la tratta percorsa quindi dall'inizio, l'autonomia attuale, i consumi istantanei, i consumi medi e torniamo appunto alla prima finestra che è quella del trip principale con il contachilometri. Grande novità tra l'altro per la Dacia Sandero 2021 è il fatto che nelle versioni GPL abbiamo finalmente l'opportunità di poter visionare le informazioni del trip in GPL, quindi sempre con la freccetta possiamo avere accesso all'informazione principale in basso, che è quella dell'autonomia della bombola, la velocità media, la distanza percorsa in GPL, l'autonomia della bombola e anche la media, insomma il consumo medio del GPL stesso, e tornando infine alla finestra del contachilometri. Questo quindi era il sistema infotainment Media Nav insieme a tutta la generale tecnologia di bordo della Dacia Sandero 2021, Stepway ma anche Streetway, perché i sistemi sono condivisi dalle due vetture.
Ora vi chiedo di farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile, lasciatemi un bel pollice in su, i vostri like ai nostri video sono sempre molto apprezzati da tutto il team di WeDrive. Come fare per essere aggiornati con tutti i nostri contenuti? Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche e seguiteci su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente insieme al nostro sito wedrive.tv.